buongiorno a tutti. E dopo aver cambiato i soldi possiamo finalmente andare verso il Vaga Border. Andiamo in India oggi, mi pare. Andiamo in India. Partiamo da Lahore. Vaga Border è a 30 km da qua, fa un caldo umido orrendo, ma va Farà bene. caldo umido anche dall'altra parte del confine. Finché non andiamo sul Ladakh. Si va. Mashallah. Yeah, mashallah. 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 Bye bye. We already stopped us. Please come. Passport. Stop us there. Okay, but please come here. For what? For what? Passport. But they stopped there. Do you need passport? Yes, yes. Okay. Thank you. You're welcome. How country? Italy. Italy. Aspetta. Hello. Hello. Yes? Yes. From You come from Italy? Italy. Yes? Tourist visa? Yes, it's inside. How many days to Pakistan? Eh? How many days to Pakistan? In Pakistan? 2 weeks. Taftan, Beluchistan e Lahore. Yeah. Ci sono dove siamo entrati? Devi andare di là, eh? Eh sì. Thank you. Sì. Hello. You're right on the border. Yeah. If you want to change your rest Pakistani money into Indian, you get better rate here. You don't need Pakistan money. No, we don't need. Cambiamoli tutti, tanto ormai. Ah, li hai? Ah, sì. E siamo nella parte pakistana ancora. Stiamo aspettando i documenti per il cambio. Sì, il passaporto ce l'hanno controllato 4 volte per il momento. Vediamo. Few kilometers today. Just 60 probably. We did 12,000 kilometers from Italy. Yeah, sure. A lot. In many countries across already. A nice time. Thank you. Thank you.
mashallah. Okay, how are you? Fine, thank you. What? Are you? Yeah, she's my wife. Oh, mashallah. Married. Baby? No, motorbike. Baby. No. Zero baby to motorbike. Okay? Okay. Non siamo ancora... Sì, non vedi il cartello, ci apriranno il cartello per noi. BSF, Border State Force, una roba del genere. Thank you. ये लोग इटली के हैं, बाइक से इंडिया में आ रहे हैं पाकिस्तान से लाना You husband, wife? Yes, married. उनके वाइफ के साथ है Hello, ciao. Hello. Yeah. Amedeo Lobisoni. We go now this way. This way? Thank you. Okay, thank you. Hello. Fine, I'm happy to be in India. E Francesca. This is beautiful. It's my first time in India. Thank you. Okay. ये हमारा भाई आएगा Bye. Scivola. Seguiamo questo soldato armato in bicicletta verso l'uscita dall'area di confine, dopo aver affrontato i controlli di frontiera più rigorosi di tutto il viaggio. Per la prima volta ci hanno aperto e controllato tutti i bagagli. È un sollievo aver rispedito il drone a casa. Poi hanno verificato che il numero di telaio delle moto corrispondesse ai documenti e infine siamo saltati da un ufficio all'altro dove ci hanno controllato tutti i vari documenti, il carnet de passage, il visto, i passaporti. Vai. Qui là sono buone. Sì. Queste melanzane? Eggplant? Burger. Eggplant. Eggplant. Vegetables. Vegetable. Veg. Yeah. Vegetables, ok. Andiamo. Two? How much? 40 rupees. Okay. What is this? What's that inside? Veg roll. Vegetables. Okay. Veg roll. Two and two. Okay. Thank you. E siamo in India, come vedete dall'uomo col turbante in fucsia della coccola. E Amedeo, come al solito, mangia. Finalmente si fuori di casa. Questo è il primo piatto che ci è arrivato. Yum. Allora, questi sembrano poltini primavera, sono riempiti e Amedeo di nuovo mangia. E questo invece è un burger con la melanzana fritta. Per cui in India i vegetariani fanno una bella vita, a differenza dei paesi precedenti dove c'era solo mutton, chicken, mutton.
Questa è la statua del massacro che hanno fatto gli indiani in Punjab ad Amritsar nel 1919. I primi movimenti per l'indipendenza dell'India. Amritsar è stata abbastanza segnata dai movimenti indipendentisti, fra l'altro anche negli anni 80 c'era un fortissimo movimento di indipendenza dei Sikh e il governo indiano ha risposto malissimo attaccando il Golden Temple, mandando l'esercito, una roba come 800 morti per la città, più una mattanza totale. Questo vuol dire che Amritsar è la sede, è il luogo più santo per i Sikh, è una religione monoteista, non così antica come sembra, perché comunque ha 500-600 anni, ed è sempre stata considerata la casta guerriera in questa parte dell'India, perché avevano anche un impero che si è esteso dal 700 all'800 in tutto quello che è l'area di anche Lahore, nel Pakistan, nel nord dell'India, ed è estremamente affascinante perché comunque loro hanno sempre desiderato l'indipendenza ed sono stati anche rispettati dai Moghul proprio perché erano una religione monoteista a differenza del politeismo induista, per cui i Moghul, che erano i sovrani musulmani che governavano a Delhi e in tutta quest'area, vedevano di buon occhio, fra virgolette, quasi mille problemi e hanno anche combattuto violentemente i Sikh, però comunque erano considerati un livello sopra all'induismo. E questa è la sede principale dove i grandi che si chiamano guru del sikhismo hanno vissuto, governato, perché comunque era una casta militare e di fatto quasi uno stato temporale e non solo spirituale, e i guru hanno vissuto qua governando, legiferando, andando in battaglia. Sono tutti, come dire, pregati in questo luogo che è il più sacro, dove viene conservato anche il libro fondamentale del sikhismo, che è all'interno proprio del Tempio d'Oro, e ogni giorno fa la processione da quella struttura bianca che vedete là. Dentro il tempio e torno indietro. Very good, thank you. Wow. Quanto abbiamo pagato? I noodles di prima, ragazzi, €1. Forse la 2 piattini, probabilmente ci hanno ladrato. 50 centesimi. E adesso succhetto. Wow! Beautiful. Sì, è ghiaccio e lo stiamo mettendo, bevendo e mangiando da quando abbiamo... Ma tu guarda, non ci entri, se io tengo così tu non ci entri nello schermo.
mai avuto problemi, anche se la Lonely Planet consiglia il ghiaccio. Perché non sanno, tutti lo toccano, come è conservato, la conclude fatto, ma chi se ne frega, è meglio morire. Stanno bruciando le labbra per i noodles piccanti di prima, sono buonissimi.